Oggi vi racconterò una scena terrificante che però si trova in un film per bambini. Da qualche giorno a scuola ho cominciato un percorso incentrato sul cinema, quindi sto facendo vedere a diverse delle mie classi dei film e con la classe di ragazzi un po' più piccoli decido di optare per un film animato, nello specifico per un film stop motion che si chiama Le avventure di Mark Twain. Non avevo mai visto il film, però conosco molto bene lo scrittore, quindi mi sono detto, perché no, parliamo di uno scrittore americano che ha scritto storie famose come Le avventure di Huckleberry Finn o quelle di Tom Sawyer. E fino a qui tutto bene, ma cosa succede dopo? Succede che iniziamo a vedere questo film che segue una trama molto semplice. Il film si apre con una frase che spiega subito l'intento del protagonista. Sono arrivato con la cometa di Halley nel 1835, tornerà l'anno prossimo, nel 1910, e mi aspetto di andarmene con lei. Sarà la più grande delusione della mia vita se non me ne andrò con la cometa di Halley. L'Onnipotente ha detto, senza dubbio, ecco qui questi due fenomeni inspiegabili, sono arrivati insieme, devono andarsene insieme. Infatti, Mark Twain nasce nel 1835, anno in cui passa la cometa di Halley. 75 anni dopo, la cometa ripasserà e il suo intento è quello di salire su una mongolfiera e raggiungerla. Ma in questo viaggio non sarà solo, perché infatti lo seguiranno anche Becky, Huck e Tom Sawyer. I ragazzi non sanno qual è il vero intento dello scrittore, quindi salgono sulla mongolfiera semplicemente per capire cosa si prova a volare. E di nuovo, fino a qui niente di sorprendente, c'è lo scrittore che viene accompagnato dai suoi personaggi in una specie di meta universo e che viaggia su questa mongolfiera. Il tutto è intervallato da alcune storie, la cui narrazione nasce un po' per caso, come per esempio quando viene raccontata la storia della rana che salta, oppure la storia di Adamo ed Eva, ma a un certo punto il film prende una piega completamente diversa. Oltre alle storie narrate direttamente da Mark Twain, esiste all'interno della mongolfiera una porta che cambia location di continuo, un po' come quella nel castello errante di Howl. E a un certo punto si presenta ai tre giovani un personaggio, un angelo che dice di chiamarsi Satana. La fama è illusione. L'unica certezza della nostra vita, senza dubbio, è l'oblio. Benvenuti dallo straniero misterioso. Salve. Chi sei? Un angelo. Come ti chiami? Satana. Oh. Li invita ad entrare e i giovani incuriositi entrano nel suo mondo. Andiamo. E qui è iniziata una delle scene più terrificanti, nichiliste che io abbia mai visto. E in più ero in classe con i miei ragazzi che al mio contrario sembravano anche divertiti da tutta la scena. Ma la mia faccia, vi giuro, era questa. Fantastico, è come un'isola. I tre giovani entrano in questa porta e si ritrovano sospesi su una specie di zolletta di terra a fianco di Satana, questo angelo, che appare semplicemente come un uomo corazzato, privo di volto, ma che tiene una maschera che gli fa da faccia. Subito l'angelo gli mostra i suoi poteri. Guardate cosa ha fatto. Come ha imparato tutto questo? Ma io non ho mai imparato. È nella mia natura trasformare ogni cosa in altre forme curiose. Avete fame, ragazzi? Oh, io sì. Ditemi, che tipo di frutta vi piacerebbe di più? Arance. Meli. Uva. I desideri dei giovani vengono subito esauriti, infatti appare subito tantissima frutta. Poi Satana gli chiede se vogliono dargli una mano. Questa volta, invece della frutta, Satana cerca di far apparire delle persone. Ecco, un altro soldato. Ora gli daremo la vita. Si muovono. Una volta data forma a questa argilla, i personaggi iniziano a muoversi e Satana inizia a commentare il loro comportamento. È stato anche modellato un toro che viene messo in mezzo e subito fa litigare gli esseri umani che cercano di possederlo, perché ognuno vorrebbe che diventasse il suo. L'angelo, vedendoli litigare, è quasi schifato e infatti nel suo non volto, in questa maschera, appaiono tantissime righe che fanno crucciare il suo viso tanto quanto ciò che vede lo schifa. Gente arida. Mi sta annoiando questo rumore. E stufo di questi esserini che litigano tra di loro e fanno un rumore quasi assordante, scatena una tempesta e un terremoto. Ora avremo una tempesta e un terremoto.
La cosa particolare, molto spaventosa secondo me, è il fatto che questi esserini mossi in stop motion hanno dei volti sconvolti, mostruosi, che mi ricordano un po' anche le pitture nere di Goya, appena accentuate solamente quanto basta per mostrare quanto in realtà questi personaggi siano cattivi o sofferenti. I ragazzi ovviamente sono sconvolti, ma tutto questo non basta. Infatti Satana continua il suo discorso privo di speranza, in cui mette in evidenza la vanità della vita umana. Le persone non hanno nessuna importanza, ne posso fare quante ne voglio, se lo desidero. La vita stessa è solo un'illusione o un sogno. Nulla esiste e voi siete solo niente. Il tutto finisce con lo sguardo e gli occhi vuoti di Mark Twain. Credo veramente che questa scena sia incredibile. È incredibile il modo in cui l'ho trovata, la situazione in cui mi trovavo e soprattutto il modo in cui è costruita. La musica, i dialoghi, il fatto che sia in stop motion. Questo crea tantissima ansia, soprattutto se ci si sofferma sul fatto che Mark Twain scriveva storie per ragazzi e questo dovrebbe essere un film per bambini.